Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche romantiche per il mese di agosto 2024. La forza. Momento di apertura, amici della Vergine. Quando c'è la forza c'è sempre come vi posso dire, un'espansione verso il futuro, verso il mondo. È una carta molto collegata con il quarto e anche con il terzo chakra. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, vi invito ad ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire come unire più oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto in descrizione e sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email nel caso vogliate contattarmi, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale che sono due, uno di tarocchi e l'altro di metafisica base sui chakra, e trovate anche il link al corso di approfondimento sulle famiglie reali che si terrà il 21 di settembre del 2024. Trovate tutto sotto, comunque per ogni informazione in più mi potete contattare via mail. L'ultima cosa, per tutto il mese di agosto ho in promozione La ruota del destino come lettura bimestrale. Anche per questo, se volete maggiori informazioni, mi contattate via mail. Allora, andiamo a vedere le energie del mese. Partiamo con un 5 di bastoni. Abbiamo il giudizio, un asso di pentacoli, abbiamo il carro, nove di pentacoli e cavaliere di spade. Allora ragazzi, adesso andremo ad analizzare le carte e parlerò della vostra energia, quindi se siete single potete diciamo rimanere con questa parte della lettura e poi alla fine parlerò anche, farò un accenno diciamo per quello che riguarda l'energia della vostra persona di interesse, sia che siate in una relazione ufficiale, ufficiosa, insomma. Partiamo dal 5 di bastoni. È come se ci fossero dei conflitti, qui. L'idea che ho è che stiate un po' trovandovi delle scuse per non fare un passo. Adesso andiamo a vedere carta per carta. 7 di pentacoli e cavaliere di coppe per il 5 di bastoni. E sì, è come se ci fosse un'offerta che probabilmente vi faranno. Può anche essere un qualche tipo di chiacchiera, un qualche tipo di incontro magari che state aspettando da tanto tempo, però io ho come la sensazione che siate combattuti per qualcosa. Andiamo a vedere il giudizio. Otto di spade. Qui ragazzi nel mese di agosto vi si illumina un lampadario, non una lampadina. Allora abbiamo un 8 di spade, un fante di pentacoli, un asso di coppe, la carta della stella e la sacerdotessa. Infatti c'è proprio come quel momento eureka, mi viene da dire. Una forte presa di consapevolezza, potrebbero essere intuizioni, potrebbero essere canalizzazioni, potrebbe essere semplicemente che verrete a conoscenza di qualche cosa, prenderete consapevolezza di qualche cosa. Io ho idea che siate single, sia che siate in una relazione, ci sarà come un nuovo inizio. Abbiamo due assi, anzi adesso andiamo a vedere questo. Perlomeno quello è l'aria che tira, poi vi ripeto, sento che
non siete proprio sicuri, come se tiraste indietro. Allora abbiamo un 6 di spade, la regina di bastoni e la morte. Qui probabilmente 6 di spade fa riferimento alle credenze limitanti. Io qui ho come l'idea che dobbiate un po' tagliare certe ideologie che avete o sul ruolo della donna o sul ruolo della compagna, su un ruolo. Andiamo a vedere il carro. Abbiamo un 9 di spade e un 9 di coppe. È che da un lato state bene così come siete, quindi è per quello che non sapete se cogliere questa offerta che arriverà ad agosto, questo nuovo inizio, insomma, questo nuovo percorso che potrebbe aprirsi ad agosto. Vi dico, da un lato credo che abbiate paura a buttarvi, ecco perché questi conflitti, ecco perché vi attaccate a cose di poco conto fondamentalmente, cioè trovate delle scuse come vi dicevo prima. Andiamo a vedere il 9 di pentacoli. Abbiamo un mago. Devo vedere questa cos'era, cavaliere di spade che avete già qui. E regina di coppe. E ho come l'idea che, ripeto, mi confermano un po' quello che vi ho detto prima. C'è voglia di questa indipendenza, di questa autonomia che probabilmente non si ha ancora. Però con il mago, le carte mi dicono che avete tutti gli strumenti, tutto il potenziale per poter sviluppare il tipo di indipendenza o di maturità o di vita che voi volete manifestare. Voglio proprio andare a vedere questo cavaliere di spade. Fante di spade e 10 di coppe. Ragazzi, qui è un po' come se vi dicessero prima di partire in quarta, se avete dei dubbi, se ci sono delle questioni che non si risolvono così semplicemente, dentro o fuori di voi, cioè nel senso o voi con voi stessi o voi nei confronti degli altri, ehm, è come se vi dicessero osservate bene prima le dinamiche, cercate di non giudicare le cose come giuste o sbagliate, però semplicemente prendete atto che quella cosa esiste, è un dato di fatto. Poi il giusto o sbagliato a volte è relativo dipendendo da chi guarda la situazione. Allora, se siete single, ragazzi, io qui sento che potrebbe arrivare una conoscenza interessante che, soprattutto se state manifestando da tanto, ho come l'idea che, insomma, potrebbe arrivare, essere espresso il desiderio, insomma, ehm, che è da tanto che stavate manifestando. E con questo asso di pentacoli devo dire che potrebbe proprio esserci un nuovo inizio. Il lavoro sulle credenze lo dovete fare comunque, perché anche qui avete un 8 di spade, quindi cercate di capire dove vedete il bicchiere mezzo vuoto e perché lo giudicate mezzo vuoto. Cioè nel senso magari un'altra persona la stessa cosa potrebbe vederla in modo diverso. Non è tanto capire se il bicchiere è vuoto o pieno, semplicemente una cosa a metà. È reale che è a metà, poi che si veda dal punto di vista del vuoto, dal punto di vista del pieno, non fa differenza. E che è una cosa a metà. Questo era per farvi un esempio. Però ragazzi, è qui proprio l'idea che potrebbe iniziare per voi una relazione molto promettente,
Non vi fate prendere dalla fretta una volta che avete capito qual è la strada giusta per voi. Sperimentatevi, mi viene da dire, ok? Perché tra il 5 di bastoni, 7 di pentacoli, il carro al contrario, io ho come l'idea che facciate un po' fatica a capire qual è la direzione giusta, però non si sa mai prima. Si prova una direzione, se si vede che funziona vuol dire che siamo sulla strada giusta, se non funziona è perché dobbiamo cambiare strada fondamentalmente. Però vi danno anche una sorta di avvertimento di non stringere troppo in fretta alleanze, cioè datevi il tempo di osservare, datevi il tempo di conoscere l'altra persona. Bene, passiamo invece a chi ha una relazione, chi ha una persona in mente. Allora, una delle sensazioni che ho avuto prima, magari non risuona con tutti, ma lo dico lo stesso, ho come l'idea che la vostra persona di interesse durante il periodo di agosto potrebbe terminare di doversi occupare di certe questioni familiari. E questo potrebbe essere il momento giusto per realizzare i vostri sogni, realizzare i vostri progetti, per iniziare un nuovo tipo di realtà all'interno di questa relazione. Se siete magari a distanza o guardate, in ogni caso, qualsiasi sia la vostra relazione, sento che c'è un inizio promettente con questo asso di denari. Cioè io sento che la persona comunque è ben disposta a iniziare un qualche cosa, probabilmente per qualcuno è una persona che già conoscete e potrebbe essere una persona del passato. E vi dico che le vostre reticenze sono proprio per questo motivo qui, perché sapete già che cosa c'è stato con questa persona, c'è come una sorta di non mi fido tanto. Per quello che le carte vi dicono, prendetevi il tempo per osservare le dinamiche. Non giudicate, semplicemente rendetevi conto della persona così com'è in questo momento, nel qui e ora, perché le persone si valutano nel qui e ora, non per quello che dicono di aver fatto, di essere stati, di aver detto, di aver ottenuto, che poi sì ci può stare, però non è confutabile, quindi a voi interessa la persona in questo momento di vita, com'è? È in equilibrio? Non lo è? Ha problemi? Non li ha? Va bene. Diciamo che in linea di massima è un'energia di risveglio all'interno della coppia, all'interno della relazione, come se venissero a galla certe dinamiche, ma soprattutto certi modi di pensare e di vedere le cose. C'è come un nuovo inizio, una nuova speranza, un nuovo percorso da creare insieme. Tenete presente che quando c'è il Fante di Pentacoli si parla anche di apprendistato. È come un ok, impariamo di nuovo a conoscerci vedendoci sotto una nuova luce. Andiamo a vedere un angelo del cuore. Fidanzamento. La tua vita amorosa sta raggiungendo un livello di impegno più elevato, ma che bello. Bambini, la tua vita amorosa viene influenzata dai bambini. Mm. Qui ci potrebbero, non li vedo sinceramente. Però potrebbe esserci sì qualche tema da dover affrontare magari prima di iniziare la relazione inerente ai bambini, soprattutto se uno dei due non li vuole e l'altro sì, cioè se non si è d'accordo su quel tema. Oppure potrebbe anche fare riferimento a qualche cosa che voi avete vissuto da bambini, che vi è rimasto impresso e che vi sta ancora toccando, vi vibra ancora. Perdona e impara, se lasci andare e risani il passato, sperimenti più amore nel presente. E questo è un ottimo consiglio per quelle persone a cui risuona la venuta del passato di una persona di interesse, ok? Potrebbe essere la persona giusta, hai già incontrato il partner che cerchi. Ma infatti all'inizio della lettura, ragazzi, vi ho detto che se per caso state cercando, cioè è tanto tempo che state manifestando una persona di un certo tipo, è facile che in questo periodo, con il giudizio, la stella e l'asso di coppe, ci sia
questo desiderio che si compie. Avevate anche, eccolo qua, un 9 di coppe. Bene, un ultimo oracolo di questi. Sii cosciente dei conflitti. Wow! E ci metterei anche questa. Lezione di oggi. Nomina una persona con la quale hai un conflitto di potere. Fai una descrizione esaustiva della natura di questa lotta senza giudizio, senza affibbiare colpe. Descrivi solo quello che ti attanaglia. Obiettivo: sii cosciente che rimanere in un conflitto è una scelta. Questa affermazione è molto molto potente. Siamo noi che scegliamo di alimentare un conflitto. Possiamo anche dire non è un buon momento per parlarne, ne parliamo poi, e troncare e riprendere poi il discorso quando gli animi sono più calmi. Va bene ragazzi, cercate di scegliere il non conflitto, il perdono e l'amore è sempre un po' la via migliore. So che molte volte è difficile, lo so. Va bene, fate quello che potete. Bene ragazzi, spero che la lettura vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo sapere nei commenti. Per sostenere il canale potete mettere like, iscrivervi, condividere il video o lasciare una piccola donazione e se volete iniziare un percorso di crescita con me mi potete contattare via mail e io vi mando la lettera di presentazione che spiega quello che faccio. Mentre se volete andare diciamo un po' più a vostro ritmo vi invito ad abbonarvi al canale. È un percorso che mischia tante tecniche, è tutto quello che ho imparato io in più di 25 anni di studi e gli ho dato tipo un ordine in modo che fosse una guida per voi per accelerare il vostro percorso di crescita. Comunque i titoli dei video sono pubblici, sono visibili, quindi potete entrare nelle playlist con le copertine lilla e dare un'occhiata. Detto questo io vi ringrazio per essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!